Benvenuti cari amici dell'Uncinetto anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi la borsa Star. Questa borsa molto particolare ha un grande effetto grazie al punto nocciolina. È una borsa abbastanza semplice da realizzare e nel tutorial passo passo vi spiego la tecnica. Ho applicato anche una targhetta con la scritta Handmade. Anche i manici danno un effetto particolare a questa borsa perché sono dei manici tubolari. Inoltre vado ad utilizzare un fondo rigido, quindi di ecopelle, in modo da dare ancora più stabilità alla nostra borsa. Per i materiali ho usato i materiali della Filati 3 sfere. L'occorrente saranno 4 gomitoli che vado a lavorare in doppio filo, un fondo 24x8, un'etichetta di legno e 2 fogli di feltro per la fodera. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Adesso passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con un fondo 24x8 cm e il filo in doppio per il nostro cotone ecologico. Quindi io metto, vedete, 2 fili, 2 gomitoli in doppio. Inizio uncinetto numero 4, inizio, vedete, infilando dal centro, quindi mi aggancio così nel foro centrale, tiro il mio filo in questa maniera qui e realizzo una catenella. Adesso vedete, in ogni foro entro e lavoro 2 maglie basse in un foro, quindi 1 e 2, e nell'altro foro ne realizzo un altro, quindi una maglia bassa in quello dopo. Quando arrivo nell'angolo, vedete, lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Vedete, ho lavorato 2 maglie basse, una maglia bassa, 3 nell'angolo. Voglio che vediate bene, quindi avvicino la ripresa. Adesso inizio da capo la sequenza. Lavoro nel primo una maglia bassa, nel prossimo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e vado sempre a eseguire la sequenza, quindi una maglia bassa in un foro e 2 in quella dopo. Quindi una bassa in un foro, una maglia bassa in un foro, 2 nel prossimo, una nel prossimo, nell'altra 2 e così via. Quando arriviamo nell'angolo lavoriamo sempre 3 maglie basse, quindi nei 4 angoli ci saranno le 3 maglie basse. Andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, quindi nel penultimo, vedete, ho lavorato 2 maglie basse, entro nell'ultimo dove mi sono solo agganciata, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. A questo punto io ho 64 maglie basse, quindi per la nostra lavorazione ci serve un numero di maglie pari, quindi un multiplo di 2, ok? Ora a questo punto io entro semplicemente, vedete, nel prossimo punto, entro e lavoro in coste, vedete, non prendo entrambe le asole ma solo quella centrale e lavoro in questa maniera. Sulla prima maglia bassa inserisco un marcapunti. E adesso non faccio altro, vedete, che andare a completare un giro di maglie basse in coste, quindi prendo solo l'asola esterna e lavoro delle maglie basse su ogni punto, quindi su ogni punto andate a lavorare una maglia bassa in questa maniera. Lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho il marcapunti, in questo punto semplicemente io entro, realizzo una maglia bassa, rimetto il marcapunti e giro il mio lavoro. È importante girare il nostro lavoro per questa lavorazione, perché adesso dobbiamo iniziare la lavorazione del punto nocciolina. Allora io nel prossimo lavoro una maglia bassa,
In quello dopo inizio la lavorazione del punto nocciolina, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro la prima maglia alta, vedete, scaricata a metà. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo e realizzo un'altra maglia alta scaricata a metà. Filo sull'uncinetto e di nuovo scarico un'altra maglia alta a metà. E ho, vedete, 1, 2, 3 e 4 fili sull'uncinetto. Chiudo tutto insieme e nel punto dopo realizzo una maglia bassa. In questo modo, vedete, la mia nocciolina verrà verso l'esterno. Di nuovo filo sull'uncinetto, realizzo di nuovo un punto nocciolina, quindi carico la prima maglia alta a metà, filo sull'uncinetto, realizzo la seconda maglia alta a metà e di nuovo filo sull'uncinetto e realizzo la terza maglia alta chiusa a metà. 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e nel punto dopo maglia bassa. Ed ecco la seconda nocciolina. Di nuovo ripeto per l'ultima volta, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, carico la prima maglia alta che scarico, vedete, a metà, filo sull'uncinetto, entro, carico la maglia e la scarico sempre a metà e di nuovo terza maglia sull'uncinetto, entro e scarico a metà, così. Adesso filo sull'uncinetto e chiudo, vedete, tutto insieme e di nuovo nel prossimo maglia bassa. Ed ecco, vedete, le noccioline che vengono sul lato ovviamente del dritto. Adesso io vado a proseguire per l'intero perimetro della borsa fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho l'ultimo punto da lavorare. Ho qui la maglia bassa, filo sull'uncinetto, entro all'interno e ovviamente realizzo l'ultima maglia che è il punto nocciolina, quindi una maglia alta a metà, 2 maglie alte a metà, 3 maglie alte a metà, chiudiamo tutto insieme e qui vedete dove ho il punto, quindi la maglia bassa con il marcapunti, non faccio altro che entrare e lavorare una maglia bassa in questa maniera qui. A questo punto, vedete, noi dobbiamo girare di nuovo il nostro lavoro. Giriamo il nostro lavoro di nuovo, perché adesso dobbiamo lavorare un giro di maglie basse. Quindi io ho messo, vedete, il marcapunti in questa maniera, entro subito sul punto della nocciolina e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro nell'altro punto e lavoro una maglia bassa. Quindi semplicemente, vedete, in ogni punto, guardate bene, io entro e lavoro una maglia bassa. Un semplice giro di maglie basse su ogni punto, in questa maniera. Quindi, vedete, così si vedrà sul lato dritto. Andate a proseguire un giro di maglia bassa fino al marcapunti. A questo punto, vedete, una volta che abbiamo completato la riga di maglie basse, togliamo il nostro marcapunti. Vedete, io ho lavorato l'ultima maglia bassa, tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Ed ecco qui la mia maglia bassa. Su questa maglia bassa vado sempre a mettere un marcapunti, perché quando giriamo il lavoro possiamo perdere di vista, ovviamente. Giriamo, vedete, di nuovo il nostro lavoro ed ecco qui. Allora, qui vedete, noi abbiamo una maglia bassa, il punto nocciolina, maglia bassa, punto nocciolina. Abbiamo iniziato il giro di punto nocciolina con una maglia bassa, adesso invece iniziamo direttamente con il punto nocciolina. Quindi filo sull'uncinetto, entro, carico il filo e scarico la prima mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro e scarico la seconda mezza maglia alta, filo sull'uncinetto
entro e scarico la terza maglia alta, avendo un totale di 4 fili sull'uncinetto, e chiudo tutto insieme. Questa la facciamo uscire così, altrimenti dopo ci dà fastidio. E sulla maglia bassa, vedete, subito dopo lavoro una maglia bassa e ripeto di nuovo, filo sull'uncinetto e scarico le prime 3, la prima maglia mezza alta, la seconda maglia mezza alta, la terza, e chiudo tutto insieme. E nel punto dopo realizzo una maglia bassa. Ripetiamo, filo sull'uncinetto e di nuovo lavoriamo le 3 mezze maglie alte scaricate, ovviamente, quindi le scarichiamo a metà, non sono mezze maglie alte, ma sono maglie alte scaricate a metà. Chiudiamo tutto insieme e nel punto dopo, vedete, lavoriamo la maglia bassa. Adesso giro il lavoro e vi faccio vedere. Come potete vedere, adesso la nocciolina verrà nel centro, vedete, delle noccioline, quindi alterniamo. Qui abbiamo lavorato la nocciolina, maglia bassa, alterniamo, dove abbiamo la maglia bassa verrà la nocciolina, la maglia bassa sulla nocciolina, la nocciolina sulla maglia bassa e così via. Adesso andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Allora, io ho completato, vedete, il giro, qui ho il penultimo punto, vedete, di maglia, entro in quello dopo, quindi ho lavorato, vedete, il punto nocciolina, entro in quello subito dopo e lavoro una maglia bassa. Adesso dove ho, vedete, il marcapunti, lo tolgo ovviamente e lavoro qui una maglia bassa, quindi cerchiamo di entrare al meglio, ovviamente, perché entro così e lavoro la maglia bassa. Su questa maglia bassa ricordate sempre di mettere il marcapunti. Giriamo di nuovo il nostro lavoro. Adesso non dobbiamo fare altro che lavorare un giro di maglie basse, quindi dove ho, vedete, la maglia bassa, lavoro una maglia bassa, dove ho il punto nocciolina, lavoro il punto nocciolina, quindi un giro, vedete, di maglie basse su ogni punto. Completiamo ovviamente tutto il giro. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi dove ho la nocciolina, e semplicemente lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Qui ho, vedete, il marcapunti e quindi sulla maglia bassa, dove ho il marcapunti, non devo fare altro che lavorare ovviamente una maglia bassa. È più difficile entrare ovviamente in questa maglia bassa, perciò io metto il marcapunti, perché così, vedete, individuiamo dove dobbiamo entrare, quindi non ve lo dimenticate e lavoriamo la maglia bassa, vedete, in questa maniera qui. Lavorata questa maglia bassa, rimettiamo il marcapunti, perché adesso di nuovo dobbiamo girare il nostro lavoro. Adesso, se abbiamo iniziato il giro precedente del giro nocciolina con un punto nocciolina, alterniamo sempre questo giro, quindi l'inizio lo alterniamo. Adesso lo inizio con la maglia bassa. Questo ci aiuterà, vedete, a non sbagliare dove fare per alternare ovviamente le noccioline. Ovviamente guardando già vi rendete conto dove c'è la nocciolina, ovviamente dovete fare la maglia bassa, dove c'è la maglia bassa fate la nocciolina. E di nuovo, vedete, io semplicemente adesso qui lavoro di nuovo le 3 maglie alte chiuse a metà, quindi la seconda, la terza, ho 4, vedete, gruppi di fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E nel punto dopo lavoro una maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte chiuse a metà, chiudiamo tutto insieme e nel punto dopo lavoriamo una maglia bassa. E così, vedete, la terza riga di noccioline andare a riempire sempre lo spazio, vedete, le noccioline andranno a riempire sempre dove abbiamo la maglia alta. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a continuare in questa sequenza, quindi lavoreremo sempre un giro di maglia bassa, dopo
aver realizzato un giro di punto nocciolina, quindi una nocciolina, una maglia bassa, una nocciolina, una maglia bassa. Se vi piace, vedete l'effetto che le noccioline vadano non una sull'altra, iniziate sempre il giro alternando, quindi una volta iniziate con la maglia bassa il giro delle noccioline e un giro lo iniziate con il punto nocciolina. Io adesso vado a proseguire, ricordate un aspetto importante, bisogna sempre girare il lavoro. Quindi il punto nocciolina verrà fatto sempre quando, vedete, lavoriamo al rovescio. Quindi quando lavoriamo al rovescio ci sarà sempre il punto nocciolina. Sul dritto invece lavoreremo sempre il giro di maglie basse. Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito per un'altezza di 15 centimetri. Vedete? Più o meno è 15 centimetri. E ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 righe di punto nocciolina alternato ovviamente alla maglia bassa. Chiaramente io ho completato le righe col giro di maglia bassa perché ogni volta che realizziamo un punto nocciolina verso l'interno, ovviamente, quindi sul rovescio del lavoro, dopo giriamo il lavoro e sul dritto lavoriamo un giro di maglia bassa. A questo punto, vedete, io non devo più girare il lavoro, quindi una volta che ho definito quante righe devo fare, quindi ho stabilito che con queste righe ho terminato, io vado a proseguire dove ho, vedete, la maglia, il marcapunti, tolgo il mio marcapunti, mi avvicino per farvi vedere meglio, quindi tolgo il marcapunti, entro all'interno e qui lavoro una maglia bassa, quindi ogni volta qui lavoriamo sempre una maglia bassa. Rimettiamo il marcapunti perché questo sarà sempre l'inizio e la fine della nostra riga, quindi metto il marcapunti e adesso semplicemente vedete dove ho, qui ho la lavorazione, entro in questo punto e lavoro una maglia bassa. Ed entro in ogni punto lavorando semplicemente delle maglie basse. Farò più righe a maglia bassa. Quindi faccio le mie maglie basse per la prima riga, ovviamente fino ad arrivare al marcapunti, quindi completate l'intera riga. Quindi una volta vedete che ho completato la riga, tolgo sempre il marcapunti, entro di nuovo all'interno della maglia bassa, lavoro la maglia bassa e rimetto il marcapunti. Quindi adesso devo andare a realizzare un tot di righe, vedete, in ogni punto, quindi in ogni maglia bassa realizzo una maglia bassa. Ogni volta che arrivo dove ho il marcapunti, togliamo il marcapunti, lavoriamo la maglia bassa, quindi lo togliamo, lavoriamo la maglia bassa, lo rimettiamo e continuiamo a maglia bassa fino ad arrivare ad un certo numero di righe che ci permette di fare un bordino abbastanza spesso. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico in totale quante righe di maglia bassa ho lavorato. Ho proseguito, vedete, per un totale di 7 righe, compresa la riga che va a completare il punto nocciolina. Adesso vedete, io ho tagliato il filo e vado a chiudere il punto. Dove vedete il marcapunti lo tolgo, salto questo punto, entro in quello dopo e carico il filo in questa maniera qua, così, vedete? E adesso non faccio altro che tirare e far passare il filo al centro, vedete, del punto, in questa maniera qui. Lo facciamo entrare all'interno e così tiriamo ovviamente bene bene la lavorazione. Non abbiamo lo scalino, andiamo ovviamente a nascondere il filo all'interno. A questo punto vedete la borsetta è pronta. Adesso io vado a realizzare questi manici tubolari di cui vi metto il link nel box informazioni. Io li faccio piccolini, li faccio di circa, vedete, 24 centimetri. Ovviamente questo è opzionale, quindi dipende dai vostri gusti. Se preferite un manico più lungo lo andate a realizzare ovviamente più lungo. Prima di posizionare i manici, una cosa importante, vedete, è andare a posizionare dei marcapunti per decidere la distanza. Io in questo caso, vedete, ho deciso una distanza di circa
vi faccio vedere, di circa 6 centimetri e sono 8 maglie basse, quindi metto, una volta che ho centrato, vedete, il centro laterale, conto 8 maglie basse e metto un marcapunti. La stessa cosa faccio di qua, 8 maglie basse e metto un marcapunti. Lo facciamo ovviamente anche sull'altro pannello della borsa, mettiamo i marcapunti, deve essere la stessa distanza. Fatto questo, ragazzi, non dovete fare altro, vedete, che andare a cucire all'interno, quindi dalla maglia bassa, vedete, successiva, in questa maniera qui andiamo a cucire, quindi semplicemente così, vedete, io qui ho lasciato un po' di filo, vado a fissare il manico e faccio la stessissima cosa anche con questo, vedete, in questa maniera qui andiamo a fare delle semplici cuciture come le sapete fare, insomma non c'è bisogno di una tecnica in particolare, in questa maniera qui, e così il nostro manico è fissato. Io adesso vado a cucire e farò la stessa cosa anche dall'altro lato della borsa. Quindi vedete, abbiamo completato la cucitura di questo manico in questa maniera qui. Adesso semplicemente dal lato sinistro della borsa dobbiamo fare la stessa cosa. Appoggiamo, vedete, subito qui dove abbiamo il marcapunti e da dietro ovviamente andiamo a cucire, quindi alla stessa maniera dell'altro lato. Una volta vedete che io ho cucito entrambi i manici in questa maniera qui, vado a posizionare la targhetta giusta al centro. Ovviamente la targhetta è opzionale, però a me piace perché dà un tocco e stacca anche un po' il colore, vedete, dà proprio un tocco particolare alla borsa. Ovviamente io nei manici, siccome sono piccoli, non ho inserito niente, però voi potete inserire anche un tubino da travaso, sarebbe la classica pompa d'acqua che noi usiamo in genere, però è leggermente più sottile, quindi si chiama tubicino da travaso, quindi magari con il manico potete andare in una ferramenta e comprarlo, insomma, nei centimetri che vi occorrono. Nel mio caso non è necessario perché i manici non sono molto grandi, quindi per me va bene così. Adesso vado a posizionare una fodera. Per la fodera io metto una fodera di feltro perché mi piace irrigidire la borsa. Nel box informazioni vi metto il link per poter anche voi ovviamente seguire il tutorial e andare a realizzarla.